Salve a tutti! Benvenuti in questa nuova puntata di breve recensione che nessuno ha chiesto. La puntata di oggi è dedicata a Spider-Man Brave New Day, il quarto film di Spider-Man prodotto dalla collaborazione tra MCU e Sony, ed è anche l'unico franchising dedicato all'arrampicamuri che è arrivato al quarto capitolo. Ringraziamo la Sony per non averlo cancellato. E sì, Sony, ce l'ho ancora con te per quello che hai fatto a Sam Raimi. È una ferita ancora profonda che non si sanerà mai, insieme a quella di Karen e di Morbius. Se dovessi descrivere questo film con una sola immagine, sceglierei le sue sequenze di volo. All'inizio sembrano simili a quelle dei film precedenti, ma poi ti accorgi che qualcosa è cambiato. I movimenti di macchina, le angolazioni, il modo in cui la telecamera segue Spider-Man, le riprese all'interno della maschera di Spider-Man, i dettagli degli occhi, ci fanno vedere un mondo che conosciamo già, ma da una prospettiva completamente nuova. È quasi come se volassimo insieme a lui, sospesi tra i grattacieli, ma con una maggiore consapevolezza e una maggiore maturità. Per chi è cresciuto negli anni 2000 non c'erano molti cinecomics, non quanti ce ne sono adesso, e forse stavamo anche meglio, però i film più importanti sono stati gli Spider-Man di Sam Raimi e gli X-Men di Bryan Singer. Soprattutto il primo X-Men di Bryan Singer ha aperto porte a questo nuovo genere, ed erano film veramente spettacolari, dai grandi effetti speciali. Vederli in sala erano delle vere e proprie esperienze cinematografiche, non erano solo dei semplici film di intrattenimento, ma erano dei film molto maturi che raccontavano bene le tematiche dei fumetti di Spider-Man e degli X-Men. Erano film sinceri, raccontavano personaggi pieni di dubbi, di responsabilità, rispettando profondamente lo spirito dei fumetti delle storie di Stan Lee e dei suoi collaboratori. Per questo motivo ho sempre avuto un rapporto molto complicato con lo Spider-Man di Tom Holland. La prima volta che l'ho visto in Civil War ho pensato fosse perfetto. Anche nei due Avengers, Infinity War e Endgame, mi è piaciuto tanto. Nei film dedicati a lui molto meno. Il primo col tempo l'ho anche apprezzato, soprattutto per il suo spirito punk. Il secondo per me è un vero disastro. È un film talmente stupido che l'X-Men di Bryan Singer si è suicidato. Far From Home continua a sembrarmi il punto più basso della trilogia. Vorrebbe parlare delle manipolazioni delle informazioni e delle immagini, ma lo fa in maniera superficiale, sommerso da gag e da un umorismo che spesso sfiora il trash. Il problema principale però era un altro. Non vedevo un Peter Parker davvero consapevole che da un grande potere derivano grandi responsabilità. Non vedevo il peso del sacrificio. Era un Peter Parker che non aveva subito la morte dello zio e che pensava solo a una cosa. Nonostante in Far From Home Peter Parker avesse perso anche il suo mentore, Tony Stark, nonostante fosse scomparso per 5 anni, tutto cambia con No Way Home. La morte di zia May e l'incontro con gli altri Spider-Man lo costringono finalmente a crescere, a fare la scelta più difficile, a diventare davvero Spider-Man. E Brand New Day è una naturale conseguenza di quel percorso. Finalmente Tom Holland può interpretare il Peter Parker che meritava fin dall'inizio. Nel film ritroviamo anche un Bruce Banner molto più vicino al conflitto tra Dr. Jekyll e Mr. Hyde, lontano dalle versioni troppo leggere viste negli ultimi film Marvel. C'è poi il Punisher di John Bernthal. Sì, è leggermente più ironico rispetto alla serie TV, ma resta fedele a se stesso. Il suo passato, il suo carattere e il suo gridetto facile sono ancora lì. E i dialoghi tra lui e Spider-Man sono tra le cose migliori del film. Poi c'è Sadie Sink, che interpreta Jean Grey. Cioè, ci voleva tanto, dai. Si capiva dal trailer. La sua interpretazione funziona sia nei momenti più oscuri sia quelli più fragili e rappresenta un tassello importante per il futuro degli X-Men nel Marvel Cinematic Universe. Molte inquadrature sembrano direttamente uscite da una tavola a fumetti e questo aiuta ad avere ancora di più dei personaggi più fedeli al fumetto. Si sente tantissimo il cambio di regia, si passa da John Watts, che non mi ha mai convinto del tutto, a Destin Daniel Cretton, che avevo già apprezzato moltissimo in Shang-Chi e nella serie Wonder Boys. È un regista che sa gestire grandi cast, alternare ironia e senza perdere il ritmo e costruire scene d'azione sempre leggibili e coinvolgenti. Spider-Man, Jean Grey, Hulk e persino Punisher sono personaggi profondamente soli, costantemente alla ricerca della propria identità e del proprio posto nel mondo, ma al finale del film ci ricorda una cosa fondamentale: per quanto possiamo sentirci forti, nessuno riesce davvero a farcela da solo. Non è la prima volta che la Marvel affronta questo tema, era già successo con Thunderbolts, ma in maniera molto diversa. Forse Kevin Feige ha finalmente capito che con i supereroi non basta far ridere. Alla fine posso dirlo senza problemi. Per me questo è il miglior film di Spider-Man dai tempi della trilogia di Sam Raimi. La sceneggiatura non è perfetta. Ci sono alcuni passaggi che sono molto forzati, alcune idee che non ho capito, tipo spoiler. Punisher che porta Spider-Man
all'ospedale, quindi tutti i dottori conoscono la sua identità. Poi secondo me non è ben collegato con gli altri film, i collegamenti sono proprio esili, sia il cambio del sindaco a New York e altre piccole cose che erano presenti negli altri film, Hulk che è completamente diverso da She-Hulk, però si sa che questi ultimi anni la Marvel non è più riuscito a creare un universo così coeso come aveva fatto negli anni precedenti. Ma sono difetti che riesco tranquillamente a perdonare, perché questo film ha una cosa che mancava da tanto tempo a cuore, ed è esattamente quello che Spider-Man meritava. Se vi è piaciuto questo video lasciate un like e iscrivetevi al canale.